Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Vi do il benvenuto al secondo video che riguarda le creazioni per la festività di Lita. Come sempre partiamo dai materiali che ci servono per realizzare la nostra creazione. Allora, in questo caso io voglio andare a realizzare un bracciale tutto dedicato alla festività. Quindi quello che voglio andare a utilizzare è questa catena a maglia larga, che voglio andare a realizzare un braccialetto con tutti i charms fatti un pochino a mano, alcuni acquistati, e realizzare proprio un braccialetto con tutti i charms o ciondoli, insomma, attaccati. Quindi ci servirà una catena a maglia larga. Per realizzare i nostri ciondoli ci occorreranno questi bastoncini che hanno da una parte l'anellino e poi sono tutti vuoti, liberi, degli anellini. Come pietra di corrispondenza io andrò a utilizzare l'occhio di tigre. Poi avevo a disposizione queste bellissime boccettine con le perline gialle e verde all'interno, quindi utilizzerò anche queste. Poi voglio andare a utilizzare anche queste conchiglie, mini conchiglie che ho trovato su Amazon già forate, perché le conchiglie comunque sono un altro elemento di corrispondenza. Quindi comunque perline, quello che volete mettere poi voi a gusto personale all'interno della creazione. E l'altra cosa che ci servirà poi sarà della colla a caldo, che io andrò a utilizzare per realizzare un ciondolo con lo stampino per la celaracca, perché ho uno stampino che ha come personaggio, diciamo, principale un'ape, che l'ape è uno degli animali corrispondenti alla festività di Lita. Quindi iniziamo. Vi ricordo che per tutti i materiali che utilizzo all'interno del video vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare il vostro braccialetto. E se siete interessati alla festività di Lita, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività, compresa Lita. Partiamo! Allora, la prima cosa da cui voglio partire è subito il ciondolino fatto con la colla a caldo. Quindi quello che io semplicemente vado a fare, sto utilizzando una colla glitter rossa, perché ovviamente il rosso è un colore di festività, e faccio come abbiamo fatto con la lanterna dei marinai. Vado a crearmi una specie di montagnetta di colla a caldo, poi prima che asciuga vado a inserirci il gancino, che poi mi servirà per attaccarla alla collana, al bracciale. Prendo il mio timbro e faccio pressione e aspetto che asciuga. Sotto ho messo un tappetino in silicone che ho trovato su Amazon, in modo che quando poi la colla a caldo sarà asciutta mi sarà più facile rimuovere il timbro dal supporto. Però mi serviva un supporto in piano dove io potessi staccare poi la creazione. Come vedete si è staccato molto facilmente dal supporto, e vado a rimuovermi anche il timbro.
Ok, in questo modo. Adesso lo lasciamo da parte ad asciugare e poi andiamo a terminarlo, poi andiamo a terminare il nostro ciondolo. Intanto ci realizziamo quindi il nostro braccialetto e mi prendo la misura che mi serve. A me piace un pochino più largo del mio polso, in modo che quindi questa è la misura del mio polso. Allora, la prima cosa che vado a fare, vado a realizzarmi la chiusura del mio braccialetto. Mi inserisco da una parte solo l'anellino in questo modo e dall'altra l'anellino e la chiusura e il gancio. E in questo modo. Adesso vado a rimuovermi il tappetino, tanto adesso non mi serve più, mi serviva per la colla a caldo. Questi tappetini sono utili per la colla a caldo, per la resina, per le candele, sono veramente comodissimi. Adesso quello che vado a fare, mi vado a riprendere il ciondolo, quello che sarà praticamente la parte principale. Mi prendo un pennarello indelebile dorato e vado a ripassarmi il disegno dell'ape. Modo. Poi mi prendo questo, intanto lascio asciugare il pennarello indelebile e iniziamo a realizzare il nostro braccialetto. Quindi parto da intanto realizzare i charm con l'occhio di tigre. Quindi semplicemente mi vado a mettere uno di questi e vado a richiudere così, proprio un ciondolino molto semplice. Vado ad accorciarmi quindi il bastoncino, che tanto non ci serve che in più, e vado a chiudermi creandomi un'altra asolina. Ok, in questo modo ci siamo creati un ciondolo per il braccialetto.
Quindi questi sono i charm che ho realizzato, i ciondoli che ho realizzato con l'occhio di tigre. Adesso vado a scegliermi le conchigline che voglio mettere vado a mettermi un anellino anche nella conchiglia. In questo modo ci riprendiamo questa, il colore indelebile si è asciugato, quindi aggiungiamo l'anellino anche al ciondolo che abbiamo realizzato noi. Ok, e in più io vado ad aggiungere anche questo ciondolo, che questo ciondolo è praticamente questo qui è un sassolino che ho raccolto l'estate scorsa quando sono andata in vacanza. Mi piaceva il colore, mi piaceva la forma e quindi l'ho inserita all'interno di una mini spirale appositamente più piccola rispetto alla dimensione che avrebbe avuto la pietra, per fare in modo che sporgesse un pochino. Quindi questo mi piace più che altro mettercelo perché è un ricordo dell'estate scorsa. Ora adesso ci assembliamo tutto il nostro braccialetto. Mi apro il ciondolo, l'anellino del ciondolo, questo lo voglio mettere proprio a metà, inserisco l'anellino e vado a chiudere. Quindi questo sarà il nostro centro. E mano a mano vado ad inserirmi tutti gli altri ciondoli. Adesso in ultimo qui sotto dove abbiamo l'altro gancino voglio andare a mettere dei ciondolini che conoscete bene e adesso vado ad aggiungere gli ultimi dettagli.
buono. Tutto anche molto molto colorato.